Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, Luna o Venere in Ariete. Andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore nei prossimi 7 giorni. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, quindi sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Invito tutte le ragazze nuove a studiare i miei podcast sulla playlist L'arte sciamanica, prima di tutto, e soprattutto il legame che esiste tra umano e divino, che è la sola relazione possibile. Quindi con le tue emozioni, essendo le emozioni degli dei, l'unica relazione possibile è quella tra te e le tue emozioni che attraverso l'altro ti arrivano. L'altro è una maschera del divino, dall'etrusco persu, che significa maschera, ossia la relazione con la maschera del divino, cioè le emozioni che ti arrivano. Quindi andiamo a vedere. Allora, mettiamo una carta guida. Ariete, amore, entro 7 giorni. Cosa accade in questi prossimi 7 giorni? Mettiamo prima di tutto una carta guida. Da considerare sempre l'adempimento del mese corrente, di cui abbiamo fatto già il segno zodiacale. Vediamo. Carta guida, Ariete. 7 di denari. O state già in una relazione, state godendo dei frutti, o state pensando, o state attendendo, o vi vedo più focalizzate nelle vostre cose lavorative, più che l'amore, o state in un'energia di pensare, il 7 di denari, di attesa, di pensare, 6 di spade, forse c'è un allontanamento per lavoro o una situazione di allontanamento. Sì, vi siete allontanate da situazioni tossiche, vedo, e state attendendo con pazienza. Vediamo un po' di che si tratta. Cosa accade in questi 7 giorni, amore? Ariete. Vediamo. Ariete. 10 di spade e il diavolo. Là là. Arriva qualcuno prepotentemente anche, il diavolo. Vi siete messi alle spalle una rottura o una chiusura con una persona o una tappa dolorosa. Qua arriva prepotentemente qualcuno, forse il segno del Capricorno, o qualcuno che ti vuole. Vediamo un po', energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il diavolo, il 9 di denari, cavallo di bastoni, 5 di bastoni, re di spade. Qua io vedo un po' di tensione per egoismo, vedo. Cioè, non so se è la vostra attitudine di essere un po' più con amore per voi stessi. Certo è che c'è una persona che ti vede incredibile. Forse qua io ti vedo litigare con qualcuno. O hai litigato con qualcuno, hai avuto discussioni con qualcuno, o c'è stata incomprensione per delle dinamiche con qualcuno. Hai messo molta energia sul tuo benessere personale, sul tuo amor proprio, sul lavoro, sulla tua autonomia. Vedo che va bene anche per molti di voi a livello lavorativo. E qua c'è una persona che ti vede come incredibile. Può anche essere una persona che ti vede sotto il profilo passionale sessuale. Forse il segno dell'Acquario, Gemelli, Bilancia e anche Vergine. Vediamo un po'. Energia attuale. Il matto. Sì, qua ti vedo fluire proprio. Qua ti vedo aver iniziato una nuova tappa della tua vita. Ti vedo fresca, fresco, lanciarti verso nuove avventure, nuovi orizzonti, seguendo l'istinto. Ti vedo proprio così. È possibile che abbiate chiuso una tappa difficile, lo vedevamo anche nel taglio. Al positivo cosa arriva? 2 di spade. Il 2 di spade mi parla di non saper che scelta fare, mi parla di un dilemma mentale, però è al positivo. Ciò significa che se avevi dei dubbi, delle incertezze, prenderai la scelta giusta, seguendo l'istinto. Vediamo il blocco qual è. Re di coppe. Probabilmente hai avuto a che fare con una persona che non ti ha dimostrato affetto, che non si dimostrava interessata a te, o può essere una persona di cui non hai molta fiducia ancora, ma il dilemma si toglie. Può essere che arriva questa persona, non hai molta fiducia nelle sue reali intenzioni,
però il 2 di spade al positivo mi dice che la decisione poi viene presa lanciandosi, mi spiego, oppure hai avuto a che fare nel passato con una persona che non si è dichiarata, non è stata aperta emozionalmente con te e tu hai chiuso. Anche il segno del cancro, pesci, scorpione, abbiamo qua, vediamo che è successo nel passato, 9 di coppe, il carro, qua vedo chiaramente che hai preso le redini della tua vita e sei andata avanti o sei andato avanti per il tuo benessere personale. Qua vedo che stai molto bene, sei stata molto bene qua. Eh, Oppure c'è una distanza tra te e una persona e questa persona non aveva un'energia un po' più passiva, mi spiego, e non ti dimostrava. Fatto sta che qua tu hai voltato pagina, mi spiego, questo mi stanno dicendo. Comunque, tutto sommato, mi dicono che hai una buonissima energia tua per te stessa o per te stesso e votata questa energia all'amore di te e questo ti permette di stare bene. Vediamo che succede qua, prossimi 7 giorni. Amore, 9 di bastoni, regina di coppe e la papessa. Arriva qualcuno, però tu non sai bene cosa fare, ancora. Perché qua non sai bene se fidarti di questa persona anche se c'è un potenziale emozionale. Ora ti spiego cosa vuol dire. E io vedo che una persona arriva, però la papessa non sai se è possibile che questa persona sia anche impegnata per alcuni di voi, per alcune di voi, o c'è una terza persona di cui tu devi ancora chiarire per vedere se c'è stata un'altra persona e quindi tu ti puoi aprire oppure no. Fatto sta che questa persona arriva, però ti vedo un attimo con dei dubbi. Che c'è dopo la papessa? È l'imperatore. Arriva questa persona, però ti vedo con dei dubbi. Infatti c'è l'attesa, vedi? Qua c'è una persona, però ti vedo con dei dubbi, schiarendoti le idee, lasciandoti fluire le tue emozioni, hai un po' di paura, diciamo, un po' di resistenza. Che cosa fai? Che fluisce alle tue emozioni, regina di coppe e la papessa, utilizzando la legge spirituale, lavorando dall'interno, e c'è questo imperatore, io non so perché tu hai dei dubbi. Potrebbero essere dei dubbi relativi al carattere di questa persona, o la vedi un po' più inflessibile questa persona, oppure ha delle responsabilità questa persona e tu devi schiarirti le idee. Questo è. È possibile che sì, non ti fidi tanto di questa persona perché non si apre emozionalmente, è più inflessibile, mi spiego da imperatore, ecco perché il re di coppe, che la persona invece che si apre sta al blocco. Cioè, però qual è il messaggio di questa stesa affinché tu possa avere una lettura evolutiva? Qua c'è una coppia, re e regina di coppe, mascherato dall'imperatore. Cosa vuol dire questa cosa? Che il lavoro sulle emozioni rispetto a una persona che pensi non sia interessata a te o hai dei dubbi o non ti fidi è fondamentale affinché tu possa schiarirti le idee. Come vi sto insegnando sempre, noi non abbiamo la relazione con la persona, abbiamo la relazione con le emozioni che ci scatena quella persona, perché la persona è una maschera del divino. Quindi questa stesa ti sta dicendo, in questa attesa tu lavora sulle tue emozioni, perché percepisci che a questa persona non interessi abbastanza. Potresti percepire questo perché la vedi più fredda con la maschera dell'imperatore. Allora lavora con la legge spirituale come ci insegna la papessa e la regina di coppe, facendo fluire le emozioni, anche di resistenza legate alla percezione che hai di questa persona. Va bene? E vedrai che non avrai dubbi. Qua abbiamo forti segni d'acqua, anche l'ariete come te e il pesci di nuovo, sì. Vediamo un po', e cancro, sì. Vediamo un po' cosa ci dicono i mini tarocchi, cosa ci aggiungono, cosa ci sottolineano. Amore, prossimi 7 giorni. Il matto. Il matto. Il mondo. Una nuova tappa hai aperto proprio, di successo delle tue capacità. 2 di spada al positivo. 4 di denari, vedi stai un po' sulle tue. Non ti apri facilmente. Re di coppe al blocco. Perché non ti fidi, paggio di spade. Non ti fidi molto. Vediamo il carro, il 9 di coppe. Passato. Il sole. Vedo che nel passato sei stato proprio bene, godendo dei tuoi amici, disfruttando degli amici. Il sole e poi
Assolutamente sì, asso di denari. Vedo che sei stata molto bene nel passato. Parlando d'amore, è possibile che alcuni di voi avete avuto in un'amicizia un'opportunità importante, ma poi questa persona non si è aperta, non vi fidavate, e qua potete incontrare o è la stessa persona e quindi diciamo vi chiudete mentre questa persona vi comunica e quindi aspettate per vedere, per fidarvi un po' di più di voi stesse, delle vostre emozioni, oppure una persona completamente nuova. O qua avete pensato molto alla felicità, ai vostri figli, al vostro benessere, avete avuto delle opportunità anche di lavoro che vi hanno reso felici, qua, o di studi, insomma. Va bene, vediamo questo 9 di bastoni, prossimo futuro amore, 9 di bastoni, il Papa. Qua c'è una persona che ti parla molto seriamente. E c'è anche una persona che ha delle responsabilità, papa e papessa, vedi? Qua c'è una connessione importante, ragazze, a livello relazionale, emozionale, che vi fa lavorare sulle emozioni, che sono il principio cardine di ogni relazione. E l'emozione è la protagonista, non è la persona. Ok. Qua c'è una persona che ti parla. La regina di coppe, il 4 di coppe, c'è una persona che potrebbe avere delle responsabilità, degli assunti importanti da risolvere in questa prossima settimana. Oppure sei tu che hai degli assunti importanti da risolvere e posticipi la conoscenza o l'approccio con questa persona. Sì. Oppure può essere una persona impegnata, non vi potete vedere. Questo è il senso, subito. Vediamo la papessa. 8 i denari. Ti vedo lavorare con la legge spirituale. Prenderti il tuo tempo, vedi 4 di spade prima di dire sì. Lavorare 8 i denari con la legge spirituale e la papessa. Stando in contatto con le tue emozioni per far fluire l'intoppo emozionale. E qua mi dicono anche che c'è una persona che può avere degli assunti importanti di lavoro da sbrigare. Può essere tu o questa persona. Vediamo l'imperatore. 5 di coppe. Gli assunti importanti che può avere questa persona di lavoro possono darti un po' uno sconforto, diciamo, se è il tuo caso, però io credo una cosa, io credo che sia tu che non apri subito le porte a questa persona, perché l'ariete e l'imperatore sei tu. E quindi non aprendo le porte a questa persona per paura di soffrire, piuttosto lavori con le tue emozioni, infatti stai un po' più chiusa o un po' più chiuso, ti permette poi di scegliere di fare la scelta giusta con calma. Quindi diciamo questa è la settimana in cui puoi avere delle sollecitazioni da parte di questa persona, può essere una persona nuova o che già conosci, però il lavoro della fiducia sulle emozioni è essenziale affinché tu possa risolvere le dinamiche di abbandono che tu percepisci rispetto all'altro, che non ti dà valore o che non dimostra le proprie emozioni. Sono tutte emozioni con cui tu avrai a che fare prima di prendere una decisione. Ok? Vediamo un po' qual è la tua energia rispetto alla persona che arriva. Infatti il 6 di spade. Hai un'energia un po' di allontanamento, un po' di stare un po' sulla difensiva, vedi 7 di bastoni, perché lavori sulle emozioni. Qual è l'energia della persona che arriva nei tuoi confronti? E il diavolo di nuovo è uscito. Questa è la persona che ti vuole a tutti i costi, però io credo che tu voglia portare la relazione su un altro piano di esistenza, una relazione un po' più profonda. Vedi il 5 di denari, questa persona non vuole lasciarti andare perché sta male senza di te. Allora tu cosa fai? Siccome questa persona non ti dà molte, non esprime le sue emozioni, tu non ti fidi tanto, può essere anche una persona impegnata o tu sei impegnata, però c'è una coppia qui, quindi a livello emozionale ci sono due coppie, re e regina di coppe, papa e papessa, ciò vuol dire c'è una lezione spirituale da apprendere attraverso il lavoro sulle emozioni e questo a cui tu ti dedicherai in questi prossimi 7 giorni. Sì. Vediamo cosa ti dirà questa persona, visto questo diavolo fortissimo, vediamo. Ti sposerò perché? Qua c'è una persona disposta a tutto. Ti sposerò perché c'è poco da dire. Beh, col diavolo, se tu gli fai un po' di arretri perché stai lavorando su di te, cos'altro ti dirà questa persona? Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. È possibile che tu questa volta, se la stessa persona, gli dica no. Vediamo cos'altro. Basta, ho finito di ripetere cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. Io credo che questa carta abbia a che fare più con te.
nel senso, questa persona ti vuole a tutti i costi, tu lavorando sulle emozioni finisci di ripetere cicli dolorosi, diventi il padrone della tua anima per prendere poi la giusta decisione. Fatto sta che questa è la settimana in cui puoi prenderti anche una rivincita sull'altro dicendo no rispetto a dei cicli karmici, no? Sì. Questo vedo, ragazze mie. E ragazzi, vediamo cos'altro. Qual è l'ultima carta? Eh sì, il 7 di coppe, vedi, prima di 7-7, il 7-7 è il numero del maestro, l'ho spiegato quando ho parlato dei numeri tripli, il numero del maestro interiore, che ha a che fare con il carro, ripetuto poi più volte, 7-7-7, è il maestro interiore che ti sollecita a stare in contatto con te stessa, cioè con le tue emozioni e far includere le emozioni in te per poi prendere la giusta decisione. Vi ho messo la meditazione nella playlist meditazioni guidate da fare proprio in questi casi, da fare sempre, però proprio in questi casi. Vedi, qua c'è il 6 di coppe. Non sai se riconnetterti alcune di voi con una persona che già conoscete, che arriva sparata, oppure no. Perché qua c'è stato un dolore, 3 di spade. Quindi, ragazze mie, le relazioni ci servono ad adempiere all'unica relazione possibile, che è quella tra umano e divino. Le divinità sono le nostre emozioni, per renderci all'altezza del nostro sposo celeste. Quindi fate il lavoro sulle emozioni per avere l'adempimento di tale circostanza. Cos'altro ci dicono queste altre? Quindi un'altra cosa voglio dire, se siete single o single, in questa settimana io vedo una persona, va bene? C'è questo diavolo, ma per altre single non vedo persone nuove, vi spiego perché. Il diavolo mi parla di situazioni tossiche, se sei single, proprio completamente single, che non c'è questa persona che rientra o l'energia di questa persona. E vedo che l'energia con la quale hai a che fare è un'energia del mentale, tant'è che tu me la vai a sciogliere con l'energia, con la legge spirituale, tornando in pieno della tua essenza, l'imperatore è proprio l'ariete, tornando in controllo delle situazioni, perché hai fatto fluire le tue emozioni nel modo giusto. Ok. Vediamo cos'altro. Secondo le regole, a dire il vero. Sì, qua c'è una persona che si apre a te, che si svela. Questi sono i tuoi dubbi, tra due mondi. Che cosa faccio, che non faccio. È la settimana di rilascio questa, E poi essere imparziali e la tribù. Alla fine io qua credo però che magari fine della settimana o inizio della prossima settimana, dopo i 7 giorni, tu prenderai la decisione di parlare con questa persona e laddove ci sono anche situazioni di triangolazioni, di parlare per schiarire dei dubbi. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi auguro un buon lavoro, una meravigliosa presa di coscienza. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!